Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video unboxing e recensioni. È arrivato qui qualcosa che probabilmente avete già visto nella miniatura, quindi non perdiamo altro tempo. Allora, questo oggettino è uscito circa 4-5 mesi fa. Infatti trovate già tantissime recensioni, ovviamente le prime sono quelle dei vari youtuber più famosi che l'hanno ricevuto in anticipo, però molte delle loro appunto sono anche state fatte magari prematuramente perché gli è arrivato il prodotto, magari non l'hanno neanche troppo usato. Eccolo qua raga. E magari poi hanno fatto anche vari aggiornamenti tramite comunque l'applicazione eccetera eccetera. Questo è l'Insta360 Flow stabilizzatore con tracciamento con intelligenza artificiale. È un gimbal per telefono. Per chi non sa cosa sia un gimbal, adesso comunque ve lo faccio vedere, ma praticamente è una specie diciamo di trepiede con delle assi, lui le ha motorizzate solitamente per tenere il telefono molto più stabile, anche correndo praticamente la stabilità è perfetta, anche se ormai i nuovi telefoni o comunque gli iPhone hanno una stabilizzazione veramente ottima, ma la differenza si vede soprattutto in certi momenti, anche se magari andate a zoomare qualcosa di più lontano e poi magari provate a tenere il telefono fermo, ovviamente la mano fa dei micro movimenti che ovviamente risulterebbero brutti soprattutto in un video, soprattutto per chi appunto magari come me fa video o vlog o comunque video, cioè che siano appunto i reel di Instagram o i TikTok appunto di TikTok scusate il gioco di parole. Niente, questo è l'oggettino molto bello. Adesso vabbè, la scatola intanto posso sentire che è bella pesantina e già da qua si capisce anche la qualità. Ho preso quello semplice, ovvero c'è dentro solo stabilizzatore, il cavetto per ricaricarlo, gancetto ovviamente per attaccare il telefono direttamente al gimbal, una borsettina, una cosa dove riporlo, ma adesso andiamo subito a vederlo assieme. Poi adesso facciamo un unboxing veloce, poi andrò a testarlo magari qualche giorno, ci faccio un po' di prove, vedo come funziona e poi vi darò l'esito finale qua direttamente nel video, almeno dopo averlo testato posso dirvi qualcosa di meglio. Allora, come si apre qua la scatola? Si apre a modo libero probabilmente, sì. Tac, si apre così. Qua ci sono anche le varie istruzioni su come appunto si monta, ovviamente tutto no, anche scritto in inglese, vabbè, e eccolo qua ragazzi, molto bella la scatola, fatta veramente bene. Qui vediamo che c'è appunto il gimbal, adesso andiamo ad alzare qua, tiriamo fuori l'oggettino e tac. Allora, è veramente bello, ma già si sente la qualità e la solidità toccandolo, è veramente una qualità ottima, cosa che mi piaceva veramente tanto, che hanno fatto questa parte trasparente in cui si vedono anche i circuiti dentro, molto bella come cosa. E qui c'è anche questo sportellino che si è aperto, uno ci può andare a incastrare appunto il microfono, praticamente il gancetto, quello classico che di solito si trova sulle fotocamere, dove poter andare a mettere tipo appunto microfoni o robe varie eccetera eccetera. Molto utile. Adesso andiamo un attimo a vedere anche il resto della confezione. Qua c'è un'altra scatolina tac che viene fuori, il resto qua è vuoto, tutto comunque cartoncino bello spesso e solido. Ah, ma ragazzi, è anche calamitato, è anche calamitata, cioè assurdo. Vedi, questi sono la cosa che i dettagli che usano per fare queste confezioni sono veramente una cosa top, a me piace veramente un sacco, si fa capire la qualità premium anche dell'oggetto in sé. Qua tiriamo fuori allora la parte di qua. Allora, questa è la pinzettina e qui c'è il cavetto di ricarica, tutto molto fatto bene comunque, queste scatoline che si aprono, cavettino di ricarica Type-C e USB. Questa è la parte appunto magnetica che si andrà a connettere direttamente qua, adesso andiamo a vedere, e qua ovviamente la pinza per metterci il telefono. Qui vediamo che c'è un piccolo manualetto di istruzioni, diverse lingue, ovviamente ci sarà anche, sì, c'è anche italiano, però vabbè, queste cose non ci interessano. E qui vediamo che c'è anche, vero, l'altro pezzettino per rendere questa parte ovviamente meno scivolosa, visto che comunque è una plastica molto liscia, uno ce lo va a ficcare sopra, dopo ce l'andiamo a mettere per appunto avere un grip migliore. C'è questa borsina che è molto bella, tipo vellutata, marcata Insta360. Queste sono quelle cose belle che magari poi non lo usi per questo, ma in realtà sì, se te lo metti in tasca ce lo butti dentro, poi te la rotoli e te lo metti in tasca o nello zaino. C'era bianco artico e c'era anche il grigio pietra. L'ho preso bianco artico, l'ho preso da Amazon perché comunque con Amazon si è più sicuri, problemi che non va, che si rompe o altro, te lo sostituiscono, ti ridanno i soldi. L'ho pagato, era scontato a 150 e qualcosa. Ho visto che però sul sito della Insta360 date sempre un'occhiata prima di acquistare, di solito sono partito diretto con Amazon,
allo stesso prezzo stavolta regalavano anche il Flow Spotlight, o è vero la lucina da andare a collegare direttamente qua sopra e da andare a collegare col cavetto qui, in modo da avere un flashlight, appunto, che solo quella costa, se non sbaglio, sui 28 euro. Era il regalo, io l'ho visto dopo, ahimè. Però visto che le vendono anche su altri siti, ovviamente non originali ma magari più grosse o con la ricarica, quindi a batteria, quindi non devi andarla a collegare, che fanno più luce, quello sta un po' a voi. E poi vendono anche tutti degli adesivi, delle robe da andare ad attaccare qua, se vi interessa. Sono cose magari un po' più inutili, ma vabbè. Allora, iniziamo subito, prendiamo il telefono. Intanto voglio provare con la cover. Bisogna metterlo centrato al telefono, e la cosa che vi può aiutare, quelli con iPhone che hanno la melina qua dietro, basta andarlo a far coincidere sopra e tac, ci va benissimo anche con la cover, non è assolutamente un problema. Uno se lo può anche mettere in tasca così, se magari siete in giro che state filmando e volete averlo subito a portata di mano, mettete in tasca direttamente con la coverina e finita lì. Semplicemente, adesso non so se è carico, ma basta andarlo a collegare, sì, e a parte che la calamita è veramente forte, state attenti quando lo collegate che si vada a unire qua col lato, e in teoria basta girarlo e dovrebbe partire subito. Come vedete si è già stabilizzato senza neanche dover fare nulla, dover mettere applicazioni o altro. Poi vabbè, io ho già l'applicazione di Insta360 anche per l'Instago 2. Adesso vabbè, andiamo ad aprire l'applicazione. Ovviamente bisogna lasciare Bluetooth acceso. Qua, aprendo l'applicazione, parte appunto l'Instago 2, ha già riconosciuto InstaFlow, quindi basterà andarlo subito a cliccare. Adesso magari poi andrò a togliere sto cordino che non è la cosa migliore. Fai abbina. Ok, già collegato, ripristinato, mi ha aggiornato appunto il firmware e niente, adesso mi sta facendo vedere ovviamente le indicazioni su come andare appunto a utilizzarlo. Ho finito bene di incastrare sto coso, comunque adesso andrò ovviamente a testarlo e vi farò sapere come mi ci trovo. Provo a usarlo un po', almeno inizio a vedere bene le sue funzionalità, perché le ho viste in diverse recensioni appunto, ma poi da vederlo a usarlo sono due cose completamente diverse. Farò sapere come mi trovo, voi dovrete aspettare semplicemente pochi secondi. A tra poco. Ragazzuoli, siamo tornati, per voi sono passati pochi secondi, per me è passato qualche giorno in cui ho testato e provato l'InstaFlow e sono qui per dirvi un po' le mie conclusioni. Intanto voglio iniziare col dirvi che mi ci sono trovato veramente bene, è un oggettino veramente tanto bello e anche tanto utile. Poi questo dipende anche da quello che ognuno ci va a fare. Per me che registro video sicuramente potrebbe essere un buon compagno, soprattutto per fare alcune riprese quando sei da solo, perché la funzione tracking direi che è la cosa più interessante. Ora sto girando anche video con un DJI Osmo Pocket, il primo, e anche quella funzione tracking è ovviamente diverso. Qua si usa il telefono, si ha sempre dietro il telefono, ovviamente bisogna portarsi indietro questo oggetto. La funzione tracking però nel DJI Osmo Pocket, almeno l'1, anche il 2 se non sbaglio, non funziona ovviamente bene quanto quella di InstaFlow. Quella di InstaFlow possono passarvi davanti 100 persone, puoi sparire dall'inquadratura, ma una volta che torni davanti, da come potete vedere anche dalle immagini, ti recupera subito, si ricorda di te. Tralasciando questo, che ovviamente è una delle funzioni migliori in assoluto, per cui andare a comprare ovviamente l'InstaFlow, oltre poi ad avere comunque un selfie stick integrato che appunto si può allungare, si può andare a storgere, quindi anche molto comodo in questo lato. È un 2 in 1, anzi diciamo anche un 3 in 1, comunque anche il cavalletto appunto qua integrato, si può appoggiare. Ho usato anche la funzione live. Funzione live, da quello che potete vedere appunto, dovrete semplicemente aprire questa funzione, lasciarla in background, andare su una qualsiasi altra piattaforma che sia YouTube, può essere anche ovviamente Instagram o TikTok. Io l'ho testata solo su TikTok. Allora funziona, è molto comoda, perché anche nella funzione live potete usare il tracking, quindi voi mettete il vostro telefono qui, state in live, potete camminare, spostarvi mentre fate la live e vi seguirà. Ogni tanto andava a perdermi, anche se comunque io non l'ho fatta da in piedi, devo dirlo. Magari se si sta in piedi in una stanza è facile che ti perda meno, però io l'ho fatto solo in volto, in primo piano. Ogni tanto mi capitava di abbassarmi a recuperare magari la bottiglia di tè che dovevo bere, eccetera eccetera, e in quel momento nel movimento veloce mi perdeva, e nel momento in cui tornavo davanti poi non riusciva subito a recuperarmi, delle volte mi ha totalmente perso. Poi basterebbe andare a rischiacciare semplicemente il tastino qua dietro, il grillettino qua dietro, e ti va a recuperare.
Non so se perché magari lasciandola in background con TikTok, comunque è un'applicazione che magari può essere già pesante di su, l'insieme magari ogni tanto mi perdeva, però diciamo che comunque il suo lavoro l'ha fatto. Però devo dire che la funzione tracking usata con l'applicazione di Insta360, quella è veramente impareggiabile, non vi perde. Se voi uscite dall'inquadratura, perché a una certa non gira più ovviamente la parte qua del gimbal, ovviamente appena ci rimettete dentro anche solo il naso vi recupera subito, è pazzesca, è veramente pazzesca. Poi a parte queste cose abbiamo anche la modalità UP, che non l'ho testata, vi metto qua magari un video per chi gioca a basket, quindi se si posiziona appunto il canestro dentro all'inquadratura, farà ripresa al giocatore che va a far canestro, eccetera eccetera. Anche questa è sicuramente una bellissima feature. Non l'ho testata, non ho trovato un canestro qua dove vivo io nei dintorni, non so dove ce ne sia uno, ma se mi capitasse comunque ovviamente andrò a testarla. Beh, poi c'è la modalità widescreen, che è quella comunque per fare un po' i video cinematici, no? Tagliati sopra e sotto, molto molto carina. Io faccio anche video cinematici, ho un altro canale in cui porto video cinematici, anche se di solito non li faccio mai in questa modalità, ma li faccio in 16 noni. Vi lascio qua il canale, comunque si chiama Ombra Adventure, se vi può interessare. Ci sono semplicemente video cinematici con musica sotto che sono molto rilassanti e carini a parer mio. C'è la modalità Dolly Zoom, che può essere fatto ovviamente sia in 16 noni che in noni sedicesimi. Questa è molto carina. Ho fatto adesso una ripresa appunto al DJI Osmo Pocket solo per farvi vedere un po' il funzionamento, ma in poche parole si può fare anche con iPhone se uno è un attimo capace. Basta tenere comunque soggetto nel centro dell'inquadratura o anche comunque in un lato, e mentre si cammina indietro si va avanti zoomando. Qua ovviamente è già impostato, te lo fa in automatico, quindi una volta che schiaccia registra tu basta che cammini indietro tenendo la persona appunto l'oggetto nell'inquadratura, e andando indietro ti zoomerà il fondale lasciandoti ovviamente il soggetto nel centro, così da rendere ovviamente l'immagine molto molto più bella. Si può fare appunto anche con iPhone facendolo in una fotografia e non in un video, quindi vi consiglio anche di provare questa cosa. Poi vabbè, c'è la modalità classica slow motion, c'è la modalità time shift, c'è anche la modalità time lapse. Qui si potranno appunto andare a decidere la durata dell'intervallo sia di scatto che comunque la durata di tutto il video, quindi potrete un attimo impostare e decidere quanto farlo durare, un po' come tutti i time lapse. Modalità video ovviamente anche qui in 4K fino a 60 fps. Prima, se non sbaglio, il tracking si poteva fare solo in 1080, non vorrei dire una cavolata, però in qualche recensione mi è sembrato di sentire questo, ma ora funziona anche col 4K, quindi top assoluto. Non so se è stato un aggiornamento o se magari ho capito male io e era solo parte di una qualche altra funzione, ma da quello che ricordo c'era appunto tizia che ballava col tracking, ma il video era solo in 1080. Invece io l'ho testato e li fa anche in 4K. Spero sia stato un aggiornamento, in questo caso ottimo veramente. Modalità foto c'è quella classica, e sia in modalità foto che in modalità video ovviamente possiamo usare la rotellina qua per andare a zoomare, che ragazzi è veramente una cosa bellissimo, almeno non rischiamo di andare a scatte, si può andare avanti con lo zoom veramente lentamente, o dando invece una botta si potrà passare appunto dalla fotocamera 2x alla 1x alla 0,5x eccetera eccetera, in base al tipo di telefono che ovviamente avete. Cosa davvero tanto comoda. È uguale per cambiare anche l'inquadratura, basterà comunque usare invece l'analogico qua, e come vedete il telefono si sposta in base a dove lo spostate voi, semplicemente, senza dover andare a muovere il tutto. Poi basterà comunque fare un tocco qua e il telefono si ripristinerà stabilizzato in centro appunto. Ora parliamo delle foto panoramiche, che le foto panoramiche sono una cosa veramente bella. Ci sono le varie modalità, c'è sia appunto questa panoramica che fa foto 3x3, quindi poi ti prende una mega widescreen, se no c'è la versione sia 180 che anche la versione 2,40. Possiamo fare sicuramente delle foto veramente belle, ma la versione più bella, almeno a parer mio, è la 3,60. Intanto vi lascio qua un video in fianco. Con la 3,60 inizia a scattare una serie di fotografie, bisognerà abbassare come potete vedere l'attacco più in basso e girarlo al contrario, ovvero bisognerà mettere l'attacco girato di fronte, perché il telefono poi scatterà con quelle principali e queste non devono essere in mezzo, e non ci deve essere in mezzo anche ovviamente la parte del gimbal, quindi ricordatevi di girarla al contrario e di abbassarla leggermente. E da come potete vedere inizia a scattare
scattare, fa foto un po' ovunque per dare il risultato 360, come se aveste fatto appunto un video 360. Qua con le foto non si può fare col video, però è tanta roba. Altra cosa molto utile è qua in alto a destra c'è questo microfonino, e se andate a schiacciare sopra potrete parlare direttamente con l'applicazione, quindi se andate a dire mi trovo in spiaggia, mi trovo in città, in automatico ti ascolterà e ti andrà a selezionare alcune possibilità o alcuni video che poi potrete andare a seguire appunto per creare i vostri. Andrà nella libreria personale appunto di Insta360 e qui, da come potete vedere, vi darà veramente una possibilità infinita di andare a creare video simili, ma vi darà ovviamente le direttive da seguire per farli. Quindi se andate nella sezione sport vi fa vedere un sacco di video sport, se voi cliccate sopra vi aprirà, cliccate su voglio filmare e da come potete vedere vi farà vedere shot per shot quello che dovete fare e come dovete impostare appunto l'InstaFlow per andare a ricreare lo stesso video, ovviamente un video simile, ed è veramente una cosa utilissima. Sicuramente tirerete fuori dei video veramente belli anche se non siete dei professionisti. Beh, che dire ragazzi, sicuramente un oggettino molto interessante, veramente leggero e veramente bello anche esteticamente, può tornare utile a tantissimi di voi, anche se non siete appunto filmmaker, ma anche da portarvi in vacanza per tirare fuori magari video e impressionare tutti sui social. Quindi sicuramente è un oggettino, poi per il prezzo di 150-160 euro, che direi come non fare ad averlo. La ghiera molto semplice, poi vabbè non sto adesso a spiegarvi tutti i comandi, ma semplicemente swipando di qua si possono andare, come potete vedere, a selezionare le altre modalità, swipando di là si potrà appunto tornare indietro. Qua questo piccolo joystick da poter andare a muovere appunto per cambiare le inquadrature. Come già detto, qua la ghiera si muove a destra o a sinistra, poi in base ai tasti, se si schiaccia una volta, 2 volte o 3 volte, si cambierà l'immagine, si girerà l'inquadratura del telefono, si potrà vedere la carica della batteria se si schiaccia una volta, si potrà accendere la registrazione o stoppare, uguale fare la foto, eccetera eccetera. Molto semplice. Questo trigger dietro comodissimo anche per ristabilire l'inquadratura centrale se magari va fuori asse. Qui c'è l'attacco Type-C per andare a caricarlo e ricordatevi che può essere usato anche come power bank. Qui c'è un altro buchino sotto, non so se riuscite a vederlo, qui dove ho il dito. Andando a collegare direttamente qua un cavetto potete andare anche a caricare il telefono contemporaneamente. E niente ragazzoli, spero che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, vi lascio il mio altro account YouTube se volete darvi un'occhiata, quello cinematico, vi lascio anche il link ovviamente per acquistare direttamente su Amazon l'InstaFlow. Che dire, se vi sono stato utile mettete un like, lasciate un commentino per qualsiasi domanda, seguitemi perché ancora tantissimi di voi guardano i miei video ma non mi seguono. Ricordatevi che su questo canale io porto veramente di tutto, quindi troverete sempre cose di vostro piacimento. Non saprei che altro aggiungere, nient'altro, bella!